Buongiorno a tutti ragazzi, sto correndo perché sono super in ritardo, perché ho appuntamento dal parrucchiere per tagliarmi i capelli alle 11:30, però sono le 11:35, quindi sono super in ritardo e devo correre, quindi la mia giornata è iniziata un po' di fretta oggi. Comunque adesso vado a farmi i capelli, questo è il prima, poi ci sarà un dopo e parliamo più tardi, va bene? Allora ci vediamo dopo. Benvenuti in un mercato tutto italiano. I mercati sono molto popolari in Italia e ce ne sono tantissimi sparsi per tutta la città. I mercati però non sono fissi, cioè non si trovano sempre nello stesso posto, ma cambiano quartiere ogni giorno. Per esempio, nel mio quartiere c'è il mercato 2 volte a settimana, in posti leggermente diversi. Uno il lunedì e uno il venerdì. Al mercato vendono di tutto: frutta, verdura, carne, pesce, cibo già pronto, come il pollo allo spiedo, vestiti, prodotti per la casa. I costi sono più bassi rispetto a quelli del supermercato e la qualità, soprattutto della frutta e verdura, è generalmente più alta. Ma c'è una cosa in particolare che io amo del mercato: il suo rumore. Senti. Te li faccio per 15. Che bella l'Italia. Benissimo ragazzi, sono appena uscito dal parrucchiere. Mi piacciono? Sì, dai. Adesso ho una voglia matta di salame al cioccolato. Non so se sapete che cos'è il salame al cioccolato, ma è un dolce e quindi devo andare al supermercato a comprare gli ingredienti. Benvenuti nella cucina di Teacher Stefano. Oh mio Dio, mi sento molto in imbarazzo in questo momento. Comunque, oggi prepariamo un nuovo piatto e vi giuro questa volta mi sono preparato. Non sto improvvisando come negli altri vlog, come quando ho preparato per esempio la torta salata. Ho trovato la ricetta che voglio cucinare su Giallo Zafferano, che è uno dei siti, dei blog più importanti di cucina in Italia, e ci sono tantissime ricette, sia ricette italiane che ricette estere. Quindi se vi piace la cucina e volete provare alcune ricette italiane o estere, ma leggendo la ricetta in italiano, sicuramente io vi consiglio Giallo Zafferano. Comunque ho trovato la ricetta del salame al cioccolato. Ora molti di voi diranno: Stefano, ma che cos'è il salame al cioccolato? Beh, il salame al cioccolato non è salame, assolutamente, però ha la forma del cioccolato. Ecco perché si chiama salame al cioccolato. Io ho fatto il salame al cioccolato tante volte, non è vero? No, questa è la prima volta che faccio il salame al cioccolato, quindi io per voi non sono una fonte di ispirazione, non è che dovete usare i miei video come delle video ricette, perché non lo sono, perché è la prima volta che faccio anch'io queste cose. Quindi stiamo imparando insieme. Quindi adesso prepariamo il salame al cioccolato e se viene bene potete provarlo a fare anche voi, se viene male non provateci. Questi sono gli ingredienti. Ci servono il cioccolato fondente al 55%, però noi ce l'abbiamo al 49%, i biscotti secchi, e io ho preso questi biscotti Orosaiba, poi ho preso questo cacao amaro, semplicemente,
lo zucchero, il burro che avevo già a casa e poi questo rum di alta qualità bianco. Galeon, Ron, Blanco, Silver Dry. Boh, l'ho pagato 3 euro. Tutti questi ingredienti ho pagato circa 10 euro e non è incluso il burro perché già ce l'avevo a casa. Quindi come potete vedere è un dolce molto molto semplice ed economico. Ma prima di iniziare a cucinare è arrivato il momento di mettere il mio grembiule. Questo grembiule mi piace tanto perché me l'ha regalato mia sorella un po' di tempo fa, forse a Natale, quindi noi lo mettiamo così non mi sporco e come vedete, guardate, c'è la bandiera italiana. Per preparare il salame al cioccolato, per prima cosa tirate fuori dal frigorifero gli ingredienti, in modo che siano a temperatura ambiente. A temperatura ambiente significa la temperatura normale della nostra casa e non la temperatura fredda del frigorifero. Tritate il cioccolato fondente col coltello e fatelo sciogliere nel microonde o a bagnomaria. Non so se sapete che cosa significa a bagnomaria. A bagnomaria significa quando prendiamo una pentola, la riempiamo d'acqua, la portiamo a ebollizione e poi mettiamo sull'acqua una ciotola che quindi col vapore, col calore si riscalda e scioglie il cioccolato all'interno. Però noi non faremo questo, lo scioglieremo semplicemente nel microonde perché siamo pigri. Questa è la cosa più difficile che sto facendo nella mia vita. Adesso portiamo questo a sciogliere. Poi lasciate intiepidire. Intiepidire significa lasciate raffreddare. Intanto versate il burro e lo zucchero in una ciotola a parte e cominciate a lavorare con le fruste. Ma io non ho le fruste. Ho un'idea. Ok, ce l'abbiamo fatta. A volte è semplicemente necessario usare un po' di ingegno, Intelligente. Quando avrete ridotto il burro in crema, versate il rum a filo, cioè piano piano, continuando a mescolare. Infine, unite il cioccolato intiepidito, raffreddato. Date una veloce mescolata e incorporate anche il cacao amaro, facendo attenzione ad amalgamare, cioè unire il tutto, fino ad ottenere un composto omogeneo. Adesso dobbiamo aggiungere il cacao amaro. Sbriciolate i biscotti secchi con le mani e aggiungeteli al composto di cioccolato, poi mescolate con una spatola per incorporarli in modo uniforme. Ora prendete un foglio di carta forno e versate il composto al centro, modellandolo con le mani per dargli una forma cilindrica, cioè una forma di salame. Sollevate il lembo inferiore, quindi la parte inferiore della carta, e avvolgete la carta forno intorno al cilindro o salame. Poi arrotolate le estremità per sigillarlo, cioè per chiuderlo. E adesso lo chiudiamo. È brutto così. Però dopo sarà bello.
trasferite il rotolo in frigorifero e lasciate rassodare, cioè lasciatelo diventare più duro, per almeno 2-3 ore. Capito perché non mi piace così tanto fare i dolci? Perché poi si fa un gran casino e sono io che devo pulirlo, Oh, eccomi qua. In realtà adesso ho tantissimo da lavorare, davvero tantissime cose da fare, sono molto indietro con il lavoro, quindi devo sbrigarmi, quindi ci rivediamo domani mattina. Tanto il salame al cioccolato può stare nel frigorifero, non c'è nessun problema. Non lo mangerò stasera perché onestamente non ho fame per niente, ma lo mangerò domani mattina oppure domani dopo pranzo. Quindi per questo motivo noi ci fermiamo un attimo con il vlog, io vado avanti a lavorare e ci vediamo domani, va bene? Allora, a domani, a dopo, ciao! Benissimo ragazzi, ho finito di mangiare e adesso vi faccio vedere il salame al cioccolato come è uscito. Tra l'altro sono super felice perché come potete vedere nello sfondo ci sono le foto e adesso quello non è più un muro bianco con delle cornici vuote. Se non avete visto il video in cui vi mostro le foto e vi spiego la storia dietro queste foto, potete cliccare sul link qua da qualche parte o nel link in descrizione dove vi lascerò quel video. E adesso apriamo questo salame al cioccolato. Ho appena imparato una nuova cosa, forse è necessario aspettare un po' prima di tagliarlo, quindi quando fate il salame al cioccolato e poi dovete mangiarlo, tiratelo fuori dal frigorifero un po' prima, magari mezz'ora prima, perché altrimenti è troppo difficile tagliarlo. Però come vedete ha l'aspetto di un salame, però al cioccolato. Ragazzi, devo essere onesto, è molto molto buono, però non si taglia molto facilmente, quindi o ho sbagliato qualcosa con le dosi, oppure non ho scelto il cioccolato giusto, non lo so. Comunque, adesso vi lancio una sfida, provate anche voi a fare il salame al cioccolato e mandatemi una foto al mio account Instagram Teacher Stefano. Vediamo chi riesce a fare un salame al cioccolato più bello e più buono del mio. Poi non è che è così difficile, Noi ci vediamo nel prossimo video e nel prossimo vlog. Un abbraccio dall'Italia, ciao!